Ciao e ben ritrovati sul nostro canale Y2K Sailing Adventures. Io sono Ale. E io sono Max. Innanzitutto, prima di iniziare, volevamo ringraziarvi perché ad oggi, che è il 10 marzo, mercoledì, giorno di regate di Coppa Sì, America, stasera c'è. quindi forza Luna Rossa, abbiamo raggiunto più di 800 iscritti al canale, siamo felicissimi. In poche settimane. In poche settimane siamo veramente contenti e ne approfittiamo per ricordarvi che se non siete ancora iscritti fatelo per favore, cliccate sul pulsante e poi attivate la campanellina, così riceverete le nostre notifiche. Io sto lavorando anche al prossimo video di tecnica che uscirà il lunedì prossimo, quindi da qui a 10 giorni, ma oggi vogliamo presentarvi invece il nostro quinto episodio della nostra crociera che abbiamo fatto nel 2019 alle isole Vanuatu. Oggi vi parleremo dell'isola di Pentecoste, bellissima. Pentecoste, insieme ad Ambrim, è una delle isole più misteriose di tutte le Vanuatu. In queste due isole, infatti, i rituali, antichi rituali e le tradizioni sono veramente tanto sentiti fra gli abitanti Sono dei ancora villaggi. molto forti, sì. Sono ancora molto forti. Forse il rituale più famoso nell'isola di Pentecoste è quello che viene chiamato land diving, che è praticamente il precursore del moderno bungee jumping. Si tratta di un rituale antichissimo in cui i giovani uomini, di solito dai 10 ai 30 anni, si gettano da delle torri alte fino a 30 metri costruite con materiali provenienti dalla foresta pluviale, con le caviglie legate a due liane. Questo rituale, che in lingua locale si chiama Nagol, si svolge da aprile a giugno. Noi purtroppo eravamo in forte ritardo e non siamo riusciti ad osservarlo, peccato davvero. Nonostante non siamo riusciti a partecipare al Nagol, il land diving, ci siamo trovati per caso ancorati in un villaggio un po' più a nord, sempre l'isola Pentecoste, di nome Lol Tong. Un'esperienza incredibile perché l'ultima barcavela che avevamo visto in questo villaggio risaliva 2 anni prima. Siamo stati presentati a tutti. Uno per uno. Ci stringevano la mano tutti dicendoci il loro nome, volendo sapere qual era il nostro. Siamo stati portati alla scuola dove centinaia di bambini sono usciti dalle scuole, la scuola primaria, la scuola secondaria, dall'asilo, dal nido, per correrci incontro. Gli insegnanti erano disperati che non sapevano come tenere i bambini, lo vedrete nel video, davvero incredibile. Speriamo che questo video vi piaccia e più che altro che riesca a trasmettervi le stesse sensazioni, gli stessi sentimenti che abbiamo vissuto noi e che ci porteremo veramente sempre nei nostri cuori. Buona visione e ovviamente Sigla! Al momento del nostro arrivo, il villaggio stava festeggiando l'anziano capovillaggio passato a miglior vita. Pensate che il rituale dura per 70 giorni. Siamo stati invitati nel Nakamal, il luogo di ritrovo di tutta la comunità. Qui vengono celebrate le feste, le cerimonie e i riti che coinvolgono tutto il villaggio. Hello! Hi! Hello! Good afternoon! Stay! Max? Hello, Max. Max, my name. Paul? E lei?
can we take some photo of you? Max. Et toi? Paulina. Paulina. Oui. Et elle? Oui. Lui? Le nom? Le bouclier s'appelle Anisha. Alicia. Oui. Siamo stati letteralmente ricoperti di regali, cesti intrecciati a mano, frutta, oggetti scolpiti nel legno. Davvero incredibile la generosità di queste persone. Ci credo che è fango sta roba. La cava è una bevanda utilizzata un po' ovunque sul Pacifico dalle comunità locali. Spesso è associata a riti o cerimonie, è ricavata dalle radici essiccate di un arbusto e oltre a essere abbastanza disgustosa è leggermente allucinogena. Good morning! Good morning. Do you know this guy? Abbiamo scattato tante foto e grazie ad una stampante per fotografie a bordo di Mecetroi le abbiamo poi stampate e distribuite al villaggio per la gioia di tutti. Le ultime foto che avevano, pensate, erano negli anni 80. Bonjour! Abbiamo disturbato la lezione, direi. In Bislama, bambini si dice picchinini e proprio loro, i picchinini, ci hanno riservato una festa speciale quando ci hanno visto dalla loro scuola. In omaggio alla nostra presenza, gli insegnanti hanno chiesto agli studenti delle scuole medie superiori di indicare sulla cartina geografica i nostri rispettivi paesi di origine, Italia e Brasile. Bravissimi, li hanno beccati subito. E poi Max, alla fine, ha indicato alla classe la rotta delle nostre barche attraverso gli oceani del mondo per arrivare sino a loro, alle Vanuatu. Hello! Se ti è piaciuto il video, metti mi piace e ricordati di iscriverti al nostro canale.